Buongiorno a tutti e ben ritrovati a questo nuovo video. Oggi sono qua per dimostrarvi uno dei nostri ultimi progetti, che è questo 45 litri, non si vede bene perché ci sono i riflessi. È un acquario in 45 litri con all'interno dei gurami, gli SP Blue Line. È diverso da come vedrete nel proseguo del video, perché abbiamo avuto tantissimi problemi durante la fase di maturazione a causa di alcuni problemi inerenti a delle zone anossiche. Di conseguenza sono stati regalati dei sassi che in realtà l'avevo visto in acquario del nostro conoscente già da tempo, che poi lui, avendoli smontati, poi ci ha regalato. L'ho voluti riutilizzare. Il problema è che quei sassi hanno creato queste zone e ci hanno fatto marcire completamente tutte le piante all'interno, si sono sciolte e causavano questa puzza assurda di zolfo. Abbiamo dovuto rifare pian pianino, anche perché questa cosa ce ne siamo accorti dopo che avevamo messo i pesci, perché avendo col coperchio e di conseguenza i valori erano a posto, perché prima di mettere avevamo misurato gli NO2, gli NO3, gli NO4, non c'era nulla di problematico, anche perché avevamo galleggianti e tutto quanto. Il problema è che infatti avevamo notato che c'erano delle strane filamenti bianchi all'interno dell'acquario, ma avevamo supposto che era a causa magari al fatto che era senza filtro, quindi era ancora in fase di maturazione. Il problema è che poi, quando abbiamo messo i pesci, abbiamo spostato le piante toccandole erano completamente sciolte, quindi di conseguenza abbiamo dovuto risistemare le cose man mano e ci è voluto tanto tempo. Adesso vi mostriamo il video come l'avevamo fatto inizialmente. Ed eccoci qua. Allora, inizialmente abbiamo risfruttato tutto quello che c'era nell'acquario in cui ospitava la nostra bettina, quindi abbiamo smontato tutto, abbiamo riutilizzato il fondo, abbiamo messo un riscaldatore perché questi pesci devono stare a una temperatura pressoché 24 gradi, quindi abbiamo preparato delle botaniche che, ahimè, nel seguito del tutto abbiamo buttato perché erano infestate da questo odore. Questi sono i sassi che hanno causato tutta questa problematica. L'avevamo smessi per coprire il tutto, avevamo anche messo dei piccoli ciuffi di papiro che ci stanno ancora tuttora alla grande, delle pistia come galleggianti che sono state procurate da Andrea di Adopond Official, e quindi abbiamo cominciato a mettere il tutto, posizionato i legni per capire un po' come studiarlo e niente, alla fine dei conti l'acquario l'abbiamo fatto anche in pochissimo tempo. Il problema è che poi l'errore c'è stato abbastanza fatale. Come potete vedere, qua sotto ci sono le botaniche che abbiamo utilizzato, varie tipologie di semi. Peccato, perché fra tutte queste botaniche solo una ci è rimasta, perché gli altri erano coperti da questa patina bianca che abbiamo provato a fare seccare, ribollire nuovamente, però il problema è che siamo talmente impregnati di questo strano odore che mi ho dovuto buttarlo completamente. E questo è quello che era il risultato finale del nostro progetto. Come potete vedere, abbiamo messo anche della luce, abbiamo messo anche della pellicola. Il problema è che poi si è rilevato che questa luce era troppo per i pescetti. Infatti c'è stato un giorno in cui non avevo messo il coperchio e ahimè qualcuno ne è saltato fuori e ahimè non ce l'ha fatta quando me ne sono accorto. Come potete vedere, l'avevamo costruito anche in modo molto carino, con delle Anubias, un idrocotil, cioè in stile Blackwater come a me piace. Infatti nella prossima clip vedete come, quando era in fase di maturazione, abbiamo aggiunto anche delle foglie di quercia, era davvero davvero molto carino. Il problema è che poi nel lungo c'è stato questo problema. Non so se è stato causato dalla mancanza del filtro che
non ha fatto arieggiare bene il tutto e ha causato tutto questo problema, perché i primi 15 giorni il filtro è attivo e non c'è stato nulla. Quindi questo è il video di come abbiamo realizzato il tutto. Come potete vedere, dopo una ventina di giorni i gurami naturalmente hanno cominciato a uscire fuori dal loro nascondigli. Sono pesci molto molto timidi, anche perché in natura vengono predati, infatti si nascondono sempre tra il fogliame, tra le radici e quant'altro. Questo video l'abbiamo fatto la mattina, infatti come vedete c'è il riflesso della luce del sole e devo dirvi che è una cosa molto 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 bella, perché c'è un gioco di luci e ombre, soprattutto dato dalle foglie di quercia rossa, che è uno spettacolo. E niente ragazzi, questo è il risultato finale, abbiamo aggiunto poi delle giradenza e via. E con questo ragazzi è tutto. Naturalmente è un acquario a bassissima tecnologia, facciamo una manutenzione cambio d'acqua di ogni 2 settimane di circa un 20%, acqua praticamente osmotica. I pesci stanno in salute, mangiano, li abbiamo contati tutti e ci sono, qualcuno giustamente è cresciuto, che sono pesci molto tranquilli, tutto sommato di facile gestione, non hanno queste grandissime pretese. Per noi è la prima volta, infatti ringraziamo Marco per averci dato la possibilità di poter tenere questi pescetti, naturalmente grazie anche all'Associazione Italiana Betta, per questa nuova avventura, anche per studiare il comportamento di alcune razze wild. Ragazzi, con questo è tutto. Naturalmente questo video è stato fatto anche per farvi capire che non tutto va come dovrebbe. L'ho fatto anche per essere trasparente nei confronti di chi ci segue, perché per far capire che tutti possono sbagliare, tutti sbagliamo, ma è giusto anche far vedere e far conoscere i propri errori, perché per me è giusto così, ecco. È inutile fare video a chiappa like per far vedere che faccio questo e quant'altro. Faccio vedere anche i miei fallimenti, come è successo qualche mese fa con i Neotropis lutrensis, come è successo anche in questo acquario, in cui un allestimento con del materiale sbagliato possa causare problemi, che mi ha causato anche qualche piccolo decesso, ma per un errore anche mio di gestione della luce, che naturalmente i pescetti sono saltati fuori. Quindi di conseguenza è stato un insieme di cose da cui abbiamo imparato ulteriormente. E niente ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un like, commentate, lasciate un mi piace, iscrivetevi. Di tutto ciò per far sì che il nostro canale continui a crescere, per poter portarvi nuovi contenuti e nuove esperienze. Naturalmente ragazzi vi ringraziamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti, alla prossima.